Lezione 1. Bicicletta in vendita. Osservate questo interessante avviso sulla lavagna. Dice che c'è una bicicletta in vendita. Si tratta di una bicicletta da uomo a 10 velocità. L'annuncio afferma che è in ottime condizioni. Oggi il prezzo è di soli $100. È un ottimo affare per una bicicletta. Ho bisogno di un nuovo modo per andare al lavoro. Dovresti chiamare il proprietario della bicicletta. Ora annoterò il numero di telefono. Puoi chiedere di vederlo questo pomeriggio. Spero sia ancora disponibile per l'acquisto. Andare in bicicletta fa molto bene alla salute. È anche meglio per l'ambiente, Anna. Puoi risparmiare un sacco di soldi sul carburante. Andrò in banca a prelevare contanti. Verrò con te a controllare la bicicletta. La tua opinione sulla qualità sarà utile. So molto di cambi e freni per biciclette. Chiamerò il venditore immediatamente. Lezione 2. Problemi sportivi. Oggi sono preoccupato per il futuro dell'atletica professionistica. Perché pensi che la situazione sia così grave? Le prestazioni sono diventate uno dei maggiori problemi che affliggono lo sport. Molti atleti sono sottoposti a una forte pressione per vincere. A volte prendono decisioni che non sono molto oneste. Il fair play è l'aspetto più importante di qualsiasi gioco. Dobbiamo garantire che ogni competizione sia equa e trasparente. Le organizzazioni internazionali si stanno impegnando a fondo per risolvere questo problema. Le nuove tecnologie aiutano a individuare chiunque infranga le regole. Ma bisogna anche tutelare lo spirito di questo sport. Sono d'accordo sul fatto che gli atleti dovrebbero essere dei buoni modelli di riferimento per i ragazzi. Vincere non è tutto se non si rispettano le regole. Dovremmo promuovere i valori dell'onestà e del duro lavoro. Il pubblico desidera assistere a una competizione vera e leale. Scriverò un articolo su questo argomento per il telegiornale. Questo è un ottimo modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. Dobbiamo avere una discussione seria sulle regole. Spero che il futuro dello sport rimanga luminoso e pulito. Farò sempre la mia parte per sostenere il fair play. Lezione 3. Biglietto di saluto. Dovremmo rendere questo biglietto davvero speciale. Potremmo anche aggiungere alcune citazioni famose e stimolanti. Desidero includere gli auguri di tutti. Possiamo chiedere ai membri del team di firmare. Ciascuna persona può scrivere un messaggio molto breve. Sarà un ricordo bellissimo per lui. Dovremmo aggiungere una foto della squadra. Sì, la foto della festa estiva è perfetta. Stamperò il biglietto su carta di alta qualità. Comprerò un piccolo regalo da abbinare. Sarà molto sorpreso dalla nostra gentilezza. È stato un ottimo collega per noi. Ci mancherà il suo aiuto in ufficio. Ma siamo felici per il suo nuovo percorso. Organizzerò la raccolta per il regalo. Completerò il design del biglietto. Incontriamoci alle 5 per finire tutto. Porterò le penne colorate per le firme.
Ci vediamo nella sala conferenze. Lezione 4. Spazio accogliente. Sto cercando di capire come sistemare il mio nuovo appartamento. John, come ti piace arredare il tuo spazio abitativo? Per le mie stanze prediligo uno stile accogliente e minimalista. Mi piacciono i colori vivaci e i cuscini morbidi sparsi ovunque. Voglio che la mia casa sia molto ordinata e pulita. Una casa minimalista a volte può risultare un po' fredda. Aggiungerò un tavolo in legno caldo al centro della stanza. Questo renderà l'ambiente molto più accogliente e rilassante. Desidero inoltre una finestra ampia per far entrare la luce del sole. Le piante sono un altro ottimo modo per dare vita a una stanza. Comprerò 2 piccole piante verdi per la mia mensola bianca. Dovresti inoltre scegliere un tappeto morbido per il pavimento in legno. Preferisco un semplice tappeto grigio senza motivi complessi. Ti aiuterò a scegliere i mobili migliori questo fine settimana. Anna, hai un ottimo gusto per il design e lo stile. Mi piace rendere una casa bella e molto confortevole. Comprerò la sedia semplice che ho visto prima oggi. Si abbinerà perfettamente al tuo stile minimalista. Sono pronta a iniziare il mio progetto di decorazione d'interni. Lezione 5. Le sfide del viaggio. Dopo una lunghissima giornata, siamo finalmente arrivati alla stazione. Dovevamo mostrare i passaporti prima di poter entrare in certi luoghi. Questo è un aspetto interessante del viaggiare in un paese nuovo. Hai riscontrato problemi durante i controlli di frontiera oggi? Ho dovuto spiegare perché mi portavo dietro così tante macchine fotografiche. Probabilmente pensavano che fossi un fotografo professionista di una rivista. Ho detto loro che mi piace molto scattare foto. La mia borsa è stata perquisita perché conteneva della frutta locale. Non è consentito introdurre frutta fresca oltre confine. Ho imparato la lezione e starò più attento la prossima volta. Le guardie sono state molto gentili e professionali con noi. È importante rispettare le leggi di ogni singolo paese. Sono contento che finalmente siamo liberi di esplorare la città. Dovremmo trovare presto un posto dove pernottare. Vicino al porto c'è un piccolo hotel che sembra carino. Andiamo a piedi e vediamo se hanno una stanza. Ho molta fame e vorrei cenare con qualcosa di tipico del posto. Viaggiare è sempre ricco di piccole e grandi avventure. Porterò io le valigie pesanti fino all'hotel. Lezione 6. Un approccio umanizzato. Molte persone si sentono smarrite in questo mondo vasto e frenetico. Devi trovare il tuo spazio all'interno della stanza. Allora dovete lottare per il vostro stile di vita umanizzato. È importante rimanere fedeli ai propri valori. Dovremmo guardare alla storia in un'ottica più storicizzata. Una prospettiva laica ci aiuta a comprendere meglio la società moderna. Pensi che l'arte possa aiutarci a trovare il nostro scopo nella vita? L'arte riflette la lotta dell'anima umana, John. Voglio vivere una vita che abbia un senso. Hai il potere di cambiare il tuo ambiente. Non dovremmo seguire la massa senza prima riflettere.
La libertà individuale è un dono preziosissimo per tutti. Cercherò di essere più consapevole delle mie azioni. Questo è un obiettivo davvero nobile per chiunque. La storia ci insegna che il cambiamento è sempre possibile, Anna. Dobbiamo essere noi a dare inizio a questo cambiamento. Inizierò sostenendo gli artisti e i creatori locali. Questo è un primo passo molto pratico e gentile. Dopo la nostra approfondita conversazione mi sento molto più motivato. Lezione 7. Passeggiate mattutine. Oggi mi sento molto sveglio e pronto per il lavoro. Qual è un luogo che ti dà energia per fare una passeggiata? Trovo che il giardino botanico sia molto rigenerante al mattino. L'aria fresca e le piante verdi sono molto piacevoli. Mi piace anche passeggiare lungo la tranquilla riva del fiume. Il suono dell'acqua è molto rilassante per me. Fai una passeggiata ogni mattina prima di venire qui? Cammino per 20 minuti per schiarirmi le idee. È un ottimo modo per iniziare una giornata produttiva. Camminare mi aiuta a pianificare le attività del pomeriggio. Domani mattina dovrei unirmi a voi per una passeggiata. Di solito incontro mia sorella vicino alla vecchia fontana. La fontana è un punto di riferimento molto bello della città. Possiamo fare una passeggiata insieme e discutere del nostro nuovo progetto. Per la passeggiata indosserò le mie comode scarpe da corsa. L'esercizio fisico fa molto bene alla salute, John. Concordo sul fatto che una passeggiata mattutina migliori l'umore. Ci vediamo alla fontana alle 7. Non vedo l'ora della nostra sessione di esercizi mattutina, Anna. Lezione 8. Assegnazione dei compiti. Abbiamo molte cose da finire prima del fine settimana. Dovremmo discutere subito della divisione delle responsabilità. Ottima osservazione. Procediamo ad assegnare i compiti. Dovremmo assegnare i compiti in base ai nostri punti di forza individuali. Sono molto bravo a gestire il budget con attenzione. Mi occuperò del marketing e dei social media. Chi si occuperà di parlare con i venditori locali di cibo e bevande? Penso che Sara sia la persona migliore per quel lavoro. Invierò un'email a tutti i volontari stasera. Assicuratevi che conoscano i loro orari di arrivo precisi. Dobbiamo trovare una tenda grande per il parco. Chiamerò la società di noleggio domani mattina, John. Il coordinamento è la chiave per la buona riuscita di un evento di beneficenza. Aggiornerò il programma del progetto sulla nostra unità condivisa. Sono contento che stiamo collaborando a questo progetto. Siamo un team molto efficiente e molto dedito al lavoro. Incontriamoci di nuovo giovedì per verificare i progressi. Porterò la lista definitiva degli invitati a quella riunione. Sono certo che l'evento sarà fantastico. Lezione 9. Ottimismo verso il futuro. Le persone in questa vecchia fotografia sembrano molto felici. All'epoca l'Europa guardava al futuro con grande ottimismo. La tecnologia moderna stava migliorando la vita di molte persone. L'elettricità e le automobili erano cose nuovissime ed entusiasmanti. La libertà politica stava crescendo anche in molte nazioni diverse. Credevano che la scienza potesse risolvere ogni problema umano.
È interessante osservare i loro sogni e le loro speranze. Tuttavia, la storia dimostra che tempi difficili erano ormai alle porte. Dovremmo apprezzare la pace che abbiamo oggi, Anna. Lezione 9. Ottimismo verso il futuro. Le persone in questa vecchia fotografia sembrano molto felici. All'epoca l'Europa guardava al futuro con grande ottimismo. La tecnologia moderna stava migliorando la vita di molte persone. L'elettricità e le automobili erano cose nuovissime ed entusiasmanti. La libertà politica stava crescendo anche in molte nazioni diverse. Credevano che la scienza potesse risolvere ogni problema umano. È interessante osservare i loro sogni e le loro speranze. Tuttavia, la storia dimostra che tempi difficili erano ormai alle porte. Dovremmo apprezzare la pace che abbiamo oggi, Anna. Lezione 10. Foto finale. La vista da questa vetta è assolutamente mozzafiato. Sono molto contento di aver avuto la possibilità di vederlo. L'aria è così fresca e il cielo è limpido. È stata una scalata molto difficile, ma ne è valsa la pena. Facciamo un'ultima foto prima di scendere. Dovremmo posizionarci vicino al bordo della grande roccia. Per favore, tieni ferma la fotocamera in modo che l'immagine non risulti sfocata. Voglio ricordare per sempre questo bellissimo momento, John. Pubblicherò la foto sul mio blog di viaggi più tardi. I nostri amici saranno molto invidiosi di questo fantastico viaggio. Dovremmo iniziare a tornare indietro prima che faccia buio. Ho dell'acqua e delle barrette energetiche nella mia borsa. Grazie per aver condiviso i tuoi snack con me oggi. È importante mantenersi idratati durante una lunga escursione. Sento le gambe un po' pesanti dopo la lunga salita. Al nostro ritorno, ceneremo in modo delizioso. Sogno un bel piatto di pasta calda. Farò io da guida lungo lo stretto sentiero di montagna. Sono proprio dietro di te e pronto a partire. Lezione 11. Utilizzo degli hashtag. Il mio ultimo post di viaggio non ha ricevuto molte visualizzazioni. Dovresti usare gli hashtag per raggiungere molte più persone. Non sono sicuro di quali parole dovrei usare. Certamente, ho usato tag relativi ai viaggi per la mia ultima foto. Ti ha aiutato a trovare nuovi follower per la tua pagina? Sì, molte persone di diversi paesi hanno visto il mio post. Aggiungerò alcuni tag relativi alla natura e alla montagna. Dovresti anche indicare la posizione precisa in cui è stata scattata la foto. È un modo molto intelligente per entrare in contatto con la gente del posto. I tag di tendenza possono rendere i tuoi contenuti molto più popolari. Desidero condividere le mie fotografie con un vasto pubblico. Pubblicare con regolarità è fondamentale per la tua crescita. Cercherò di pubblicare una nuova foto ogni giorno. Assicurati di scrivere una didascalia breve e interessante. Porrò una domanda per interagire con i miei follower. È un ottimo modo per iniziare una conversazione online. Sto imparando molto sui social media grazie a te. È uno strumento molto potente per la comunicazione moderna, John. Aggiornerò il mio profilo con i nuovi tag. Lezione 12. Il gioco infantile. Oggi i vostri figli crescono molto in fretta.
Gli altri miei figli sono cresciuti e ora vanno a scuola. Apprezzano le lezioni e i nuovi amici? Sì, sono entusiasti di imparare ogni giorno. Adoro i loro giochi infantili e le loro risate gioiose. Porta tanta energia e gioia nella nostra casa. La casa deve essere molto silenziosa quando non ci sono. Sfrutto quel momento di tranquillità per terminare il mio lavoro d'ufficio. Hanno dei giochi preferiti o degli hobby particolari? Adorano giocare con i loro mattoncini colorati. Il gioco è una parte molto importante della crescita di un bambino. Concordo sul fatto che li aiuti a sviluppare la loro immaginazione. Dovremmo portarli allo zoo il prossimo fine settimana. È un'idea meravigliosa. Adorano vedere gli animali. Porterò degli snack salutari per tutta la famiglia. Grazie per essere un amico così gentile e premuroso. Mi piace molto trascorrere del tempo con la tua splendida famiglia, Anna. Chiedono sempre quando verrà a trovarci lo zio John. Li vedrò alla festa questo sabato. Lezione 13. Guerra d'indipendenza. Questo dipinto raffigura un momento molto importante della storia. La guerra per la libertà è iniziata molti anni fa. Il padre di John si arruolò nell'esercito di George Washington per combattere. Voleva combattere per l'indipendenza e la libertà americana. Fu un periodo molto pericoloso per tutti i soldati. Molte persone coraggiose hanno sacrificato la propria vita per il loro paese. George Washington fu un leader molto forte e saggio. Guidò i suoi uomini attraverso inverni molto freddi e difficili. L'esercito non aveva molto cibo né vestiti caldi. Ma avevano una fortissima volontà di essere liberi. Questa storia definisce lo spirito della nazione odierna. Dobbiamo rispettare coloro che hanno lottato per i nostri diritti. Sto leggendo un libro sulle battaglie più famose. La battaglia di Yorktown rappresentò l'ultima grande vittoria. È incredibile come un piccolo esercito sia riuscito a sconfiggere un regno. L'unità e il coraggio sono forze potentissime nella storia. Un giorno vorrei visitare il campo di battaglia in Virginia. Verrò con te per approfondire la storia. Proseguiamo ora nella prossima sezione del museo. Lezione 14. Provincia dell'Alberta. Il Canada offre molti posti meravigliosi da visitare durante l'estate. L'Alberta è la provincia in cui la pianura incontra le montagne. Le alte e splendide montagne rocciose sono famosissime in quella zona. Voglio vedere le acque azzurre del lago Louise. Possiamo fare un'escursione e vedere degli orsi grizzly selvatici. Dobbiamo stare molto attenti e rimanere sui sentieri. Anche la città di Calgary è un luogo molto interessante. Ogni anno organizzano una grande festa chiamata Stampede. Mi piacerebbe conoscere meglio la cultura occidentale locale. Possiamo noleggiare un'auto e girare per i parchi. Si dice che il paesaggio sia tra i più belli. Metterò in valigia la mia giacca calda per l'aria di montagna. Anche d'estate le notti possono essere molto fredde. Prenoterò il nostro volo per Edmonton la prossima settimana, John. Edmonton possiede uno dei centri commerciali più grandi del mondo.
Possiamo trascorrere un'intera giornata ad esplorare i negozi lì. Preferisco trascorrere più tempo immerso nella natura. Divideremo il nostro tempo tra la città e la natura. Sembra un piano perfetto per il nostro viaggio. Lezione 15. Patatine fritte. Non sapevo che le patatine fritte fossero un errore. Un cliente si è lamentato del fatto che le sue patatine fritte fossero troppo spesse. Lo chef George Crumb ha risposto tagliando le patate a fette sottilissime. Poi ha iniziato a friggerli in olio bollente. Il cliente ha apprezzato molto le patate sottili e croccanti. Sono diventati uno snack molto popolare in tutto il mondo. È curioso come una semplice lamentela abbia dato origine a qualcosa di così famoso. Oggi esistono centinaia di gusti diversi di patatine. Mi piacciono quelli semplici, con un pizzico di sale. Preferisco quelli piccanti al peperoncino e lime. Possiamo vedere le macchine che le stanno producendo proprio ora, Anna. Le patate vengono lavate e affettate molto rapidamente da robot. Hanno un profumo delizioso appena tolte dall'olio. Dopo aver assistito a questo lungo processo, mi è venuta molta fame. Possiamo acquistare un nuovo sacco presso il negozio della fabbrica. Prendiamo una borsa grande da condividere con tutti. Questa volta pago io gli snack, Anna. Grazie per il rinfresco offerto durante questo interessante tour. Ricorderò per sempre la storia di George Crumb. Lezione 16. Come rimanere al sicuro. Viaggiare da soli può essere un'avventura davvero emozionante, Anna. Sono un po' nervoso all'idea di trovarmi in città. Per la tua sicurezza, fai attenzione ai tuoi effetti personali. Terrò il portafoglio e il telefono nella tasca anteriore. E sii sempre attenta alle persone che ti circondano, Anna. Eviterò di camminare da solo in strade buie e deserte. È inoltre consigliabile conservare una copia dei documenti importanti. Ho una foto del mio passaporto sul telefono. È una cosa molto intelligente e pratica da fare. Ti chiamerò quando arriverò in hotel. Si prega di rimanere in zone affollate e illuminate. Userò una mappa per orientarmi in sicurezza. Non abbiate timore di chiedere aiuto alla polizia. Sono sicuro che mi divertirò molto. Se un posto non ti sembra adatto, fidati del tuo istinto. Sarò molto attento e vigile ogni giorno. Ti auguro un viaggio sereno e felice. Grazie per i preziosi consigli e per la vostra premura. Aspetterò il tuo messaggio più tardi stasera, Anna. Lezione 17. Essere gentili. Ultimamente il lavoro è stato molto intenso e faticoso. Devi ricordarti di prenderti cura di te stesso. Qual è una piccola cosa che fai? Cerco di essere più gentile con me stessa ogni giorno. Come metti in pratica questo principio nella tua vita? Mi concedo un lungo bagno e leggo libri. Di solito mi dimentico di fermarmi e respirare lentamente. Non dovresti essere così severo con te stesso. Cercherò di perdonare i miei errori. È un modo di pensare molto sano. Stasera berrò una tisana. Ti aiuterà a rilassarti e a dormire meglio.
Devo anche passare meno tempo online. La tecnologia a volte può farci sentire molto ansiosi. Andrò a fare una passeggiata nella natura. La natura è un'ottima alleata contro lo stress. Grazie per gli ottimi consigli di oggi, Anna. Tutti abbiamo bisogno di un po' di gentilezza ogni tanto, John. Dopo la nostra conversazione mi sento molto più sereno. Lezione 18. L'entroterra australiano. L'Australia è un paese molto grande e molto vario, Anna. L'entroterra australiano è estremamente arido e molto caldo. Le zone remote dell'Australia sono conosciute come Outback. Voglio vedere la famosa roccia rossa chiamata Uluru. È un luogo sacro per le popolazioni indigene. Per arrivarci avremo bisogno di un'auto molto potente. Nel centro non ci sono molti paesi o distributori di benzina. Dobbiamo portare con noi molta acqua e del carburante extra. Di notte le stelle devono essere molto luminose e nitide. Voglio vedere i canguri e i cammelli selvatici. È incredibile che i cammelli vivano nel deserto australiano. Furono portati lì molto tempo fa per essere trasportati. L'Outback è un luogo di grande bellezza e silenzio. Per la nostra sicurezza, John, dovremmo prenotare una visita guidata. È un piano molto saggio per un viaggio in un luogo così remoto. Controllerò le previsioni del tempo per il mese di ottobre. Quello è il momento migliore per visitarlo, prima che arrivi il caldo. Sono entusiasta all'idea di esplorare il cuore dell'Australia. Inizierò a fare una lista delle cose da portare. Lezione 19. Gita in spiaggia. Ho davvero bisogno di una pausa dal mio frenetico lavoro d'ufficio. Dove pensi di andare nel tuo prossimo viaggio? Vorrei visitare le splendide spiagge del sud-est asiatico. La Thailandia vanta alcune delle spiagge di sabbia bianca più spettacolari. Mi piacerebbe fare snorkeling nel mare cristallino. Potrete ammirare numerosi pesci colorati e splendide barriere coralline. Viaggiare lì durante l'inverno è molto costoso. Prenotare hotel e voli in anticipo costa meno. Cercherò un resort tranquillo, lontano dalla folla. Preferisco un luogo con molti ristoranti e negozi locali. Anna, possiamo gustare il pesce fresco tutte le sere. E potremo ammirare il tramonto sull'oceano caldo. Comprerò un nuovo costume da bagno e della crema solare. Non dimenticate di portare un buon libro da leggere. Trascorrerò le mie giornate rilassandomi sotto una palma. Sembra la vacanza ideale per entrambi. Forse dovresti venire con me in questo viaggio tropicale. Mi piacerebbe molto andarci se riuscissi a prendermi una settimana di ferie. Verificherò subito i prezzi dei voli per noi. Lezione 20. Routine in palestra. Sembra che tu ti stia allenando con molta regolarità ultimamente. Certamente, vado in palestra 3 volte a settimana. Ho anche iniziato a fare yoga ogni mattina a casa. Lo yoga è eccellente per la flessibilità e la serenità mentale. Mi sento molto più forte da quando ho iniziato a sollevare pesi. È importante rimanere attivi con l'avanzare dell'età, John.
Preferisci correre sul tapis roulant all'aperto? Mi piace correre al parco quando il tempo è bello. L'aria fresca rende l'esercizio fisico molto più piacevole per me. Sto anche cercando di seguire una dieta più equilibrata e sana. Ora mangio più verdura e molto meno zucchero, Anna. Questo ti darà molta più energia durante la lunga giornata. Dovremmo provare la nuova lezione ad alta intensità martedì. Ho sentito dire che è molto difficile, ma molto efficace per tenersi in forma. Possiamo incoraggiarci a vicenda a completare l'intero corso. È sempre meglio avere un compagno di allenamento come te. Ci vediamo qui alle 6 di martedì sera. Porterò con me la mia borraccia e anche il mio tappetino da yoga. Sono pronto a lavorare sodo e a mantenermi in ottima salute. Lezione 21. Design neutro. Abbiamo bisogno di una valigia molto resistente e molto leggera. Hai già pensato al colore e al design che desideri? Sì, vorrei qualcosa di neutro come il nero o il grigio scuro. Per un viaggio di lavoro, un colore neutro risulta più professionale. Inoltre, non mostra tracce di sporco provenienti dal pavimento dell'aeroporto. Questo modello nero ha 4 ruote che si muovono con estrema facilità. Mi piace la custodia rigida perché protegge il mio laptop all'interno. Assicurati che sia della misura corretta per la cabina dell'aereo. Verificherò subito le misure sull'etichetta. Dispone inoltre di una serratura integrata per una maggiore sicurezza. Questa è una caratteristica molto importante per i viaggi internazionali, Anna. Il prezzo rientra nel budget del nostro reparto per questo mese? È un po' caro, ma la qualità è elevata. Una buona valigia durerà per molti anni di viaggi. Porterò questo articolo alla cassa e pagherò subito. Cercherò un'etichetta corrispondente al tuo nome, John. Grazie per avermi aiutato a scegliere l'opzione migliore oggi. Sono felice che tu abbia trovato un modello che ti piace. Sono pronto a preparare le valigie per il prossimo viaggio. Lezione 22. Mercati di strada. La nostra vacanza è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Qual è la parte del viaggio che ti è piaciuta di più, John? Ho adorato i vivaci mercati di strada e assaggiare il cibo. I colori e i profumi del luogo erano per me fonte di grande eccitazione. Mi è piaciuto chiacchierare con le persone cordiali che incontravo alle bancarelle. Assaggiare i frutti esotici è stato uno dei momenti più belli per me. I mercati erano molto affollati e pieni di tante cose interessanti. Ho comprato una bellissima sciarpa di seta fatta a mano al mercato. Ho trovato una statua di legno davvero unica per la mia scrivania in ufficio. Avremmo dovuto fermarci più a lungo per esplorare le altre città. Concordo sul fatto che una settimana non sia stata sufficiente per vedere tutto. Dobbiamo tornare l'anno prossimo per vedere le montagne. Risparmierò un po' di soldi per un viaggio più lungo la prossima volta. È importante conoscere culture diverse e nuove tradizioni. Mi sento una persona diversa dopo aver visto come vivono gli altri. Viaggiare ti apre davvero la mente al mondo intero. Inizierò a guardare le foto del nostro viaggio stasera. Per favore, mandami le foto del cibo di strada piccante. Ti invierò l'intero album via email, Anna. Lezione 23.
L'integrità dell'uomo. Questo capitolo sull'incontro con Dio è molto profondo e serio. Nella storia, a un uomo vengono mostrati tutti i suoi fallimenti passati. Gli viene inoltre mostrata la sua mancanza di integrità nel corso della sua vita. Ma gli viene anche data la possibilità di cambiare il suo comportamento. L'integrità consiste nel fare la cosa giusta anche quando nessuno ti guarda. È una qualità molto difficile da mantenere ogni singolo giorno. Il libro suggerisce che tutti noi abbiamo dei difetti di carattere. Ma possiamo sempre impegnarci per essere migliori e più onesti. Anna, credi davvero che le persone possano cambiare la loro natura più profonda? Credo che ognuno abbia il potenziale per una grande crescita. L'uomo nel libro inizialmente provava un forte senso di colpa. Ma alla fine trovò la pace e un senso di perdono. È un messaggio di grande speranza per chiunque abbia fallito. Dovremmo sempre cercare di vivere con la coscienza pulita. D'ora in poi rifletterò con più attenzione sulle mie azioni. Questo è il primo passo verso una vita più significativa, John. Sono contenta che abbiamo scelto di leggere questo libro insieme, Anna. Offre molti spunti per un'ottima conversazione. Finirò le ultime pagine prima di tornare a casa. Lezione 24. Andata e ritorno. Ho trovato un ottimo volo per il nostro viaggio a Londra. Devo prenotare un biglietto di sola andata o di andata e ritorno? Di solito è più economico prenotare un viaggio di andata e ritorno insieme. In questo modo abbiamo anche il volo di ritorno confermato. Preferisci partire venerdì mattina o venerdì sera? Se partiamo la mattina, avremo più tempo a disposizione. Ma ho una riunione molto importante fino alle 2. Allora dovremmo prendere il volo serale delle 7. Controllerò se ci sono ancora posti disponibili per noi. Se possibile, vi prego di assegnarmi un posto vicino al finestrino. Preferisco il posto lato corridoio così posso muovermi più facilmente. Arriveremo in città molto tardi, John. Prenoterò un taxi per portarci in hotel in tutta sicurezza. Sono molto emozionato all'idea di rivedere le attrazioni di Londra. Anna, possiamo visitare il British Museum sabato mattina. E la sera possiamo andare a vedere uno spettacolo teatrale. Completerò la prenotazione e stamperò i biglietti ora. Grazie per aver organizzato tutto per la nostra breve vacanza. Sono felice di farlo per un viaggio così divertente. Lezione 25. Programmi per il fine settimana. Sono molto contento che la settimana lavorativa sia finalmente finita. Anche io sto bene, mi sto solo rilassando dopo una lunga giornata. Hai qualche programma particolare per il prossimo fine settimana? Andrò a trovare i miei genitori in campagna. Sembra un modo molto tranquillo e piacevole per riposarsi. Mia madre preparerà una grande cena tradizionale. Adoro l'aria fresca e la tranquillità del piccolo villaggio. E tu, John, quali sono i tuoi programmi per il fine settimana? Ho intenzione di dipingere le pareti della camera degli ospiti. Sembra un bel po' di lavoro per un sabato. Voglio finirlo prima che mia sorella arrivi la prossima settimana. Dovresti chiedere a un amico di aiutarti con il dipinto. Domani mattina farò la maggior parte del lavoro da solo. Ricordati di fare delle pause e di bere acqua.
Domenica andrò al cinema per rilassarmi un po'. Spero che il film ti piaccia e che il tuo weekend, John, sia ricco di impegni. Grazie e spero che il viaggio di ritorno a casa sia tranquillo. Ci vediamo in ufficio lunedì mattina, allora. Avrò molte foto della mia nuova stanza da mostrarvi.